Le ricette di Natalia sono sempre una garanzia. Ciao a tutti, sono Natalia Catellani e oggi voglio prepararmi una focaccia dai sapori autunnali. Così ho pensato di abbinare zucca e funghi. Secondo me è un matrimonio vincente. Voi che cosa ne dite? Va bene, basta chiacchierare e mettiamoci subito al lavoro. Versiamo la farina in ciotola, aggiungo il lievito secco, è quello disidratato che può essere messo direttamente nella farina. Diamo già una miscelata, aggiungo prima il latte e poi l'acqua un po' alla volta. Perché vi ho detto l'acqua un po' alla volta? Perché il suo assorbimento dipenderà dalla farina che starete usando in questo momento. La mia è una farina ricca di proteine, quindi avrà bisogno di un pochino più di acqua. Sempre bene andare piano. Ripulite il cucchiaio. Aggiungete un cucchiaino di zucchero e iniziate ad impastare. Quando avrete incorporato tutta la farina e quindi non ce ne sarà più sul fondo della ciotola, vi potete fermare un po', coprite e fate riposare il vostro impasto per circa 10 minuti. Dopo i primi 10 minuti aprite e andate ad aggiungere il sale. Vedrete che riuscirete a lavorare già molto meglio l'impasto. Avrà riposato e avrà sviluppato anche già il glutine. Adesso facciamo fare un altro piccolo riposino, 10-15 minuti, prima di aggiungere l'olio. Dopo altri 10-15 minuti l'impasto è pronto per accogliere l'olio. Ne mettiamo circa 2 cucchiai. Lavorate fino a quando non l'avrete fatto assorbire tutto. Non c'è più olio, quindi rimettiamo in ciotola e facciamo riposare per altri 15 minuti circa, anche un po' di più, un po' meno, va bene ugualmente, insomma, all'incirca. Nel frattempo iniziamo a preparare quello che sarà il condimento per la nostra focaccia, quindi ricaviamo dalla nostra bella zucca una fetta, togliamo i semi all'interno. Questi sono buonissimi se li fate tostare e salare leggermente. Prendiamo un bel pezzo, togliamo la buccia, e poi la facciamo a cubetti. Io adoro la zucca e quando comincio a vederla nei negozi comincio a cucinarla e non mi fermo più. Per far sì che la nostra zucca rimanga poi bella cremosa la dobbiamo cuocere qualche minuto in padella, ma bastano proprio 4-5 minuti. Quindi mettiamo un filino d'olio e giù con la zucca. Torniamo al nostro impasto che ha riposato quei 10-15 minuti e quindi adesso siamo pronti per fare un giro di piega in ciotola. Un giro di piega in ciotola significa prendere un bordo della nostra pasta esterno e metterlo verso l'interno. Così, vedete? Si prende da sotto e si mette sopra. Daremo aria al nostro impasto e anche più forza. E adesso finalmente non lo tocchiamo più fino a quando non avrà raddoppiato il suo volume. Dovranno passare circa un paio d'orette. Sono trascorse circa 2 ore e andiamo a vedere se l'impasto ha fatto il suo lavoro. Io voglio ottenere una focaccia un po' alta e questa è la teglia che ho scelto. Metto sul fondo un po' d'olio, vado a ungerla bene bene e adesso su a me sta l'impasto.
giro e lo vado a stendere con le dita. L'impasto è steso, la zucca nostra è cotta, prendiamo dei funghi champignon che ho precedentemente tagliato a fettine e vediamo di arricchire la nostra focaccia. Abbondate con i funghi perché in cottura si ritireranno molto. Adesso andiamo a condire con olio. Guardate che la focaccia richiama l'olio, non dovete essere tirchi, non fate i farmacisti, come dice il mio amico Persegani. Pepe, sale e infine mettiamo un pochino di rosmarino. Fatela riposare circa 20 minuti, accendete il forno al massimo e poi la mettete a cuocere. 10 minuti sulla base del forno e altri 10 minuti invece nella parte più alta. Prendiamo la pizza perché adesso di sicuro è pronta. E adesso ci trasferiamo nell'altra cucina perché funziona solo questo forno. Quando la togliete dal forno, se vi piace, io lo faccio, mettete una bella grattugiata di formaggio parmigiano. E adesso non ci resta che tagliarla. Eccola qui, guardate com'è soffice. Era proprio la focaccia che volevo.